Questa potrebbe essere la lezione più importante di tutto il corso. Vedi, nella musica e nella chitarra non è soltanto importante il cosa studiare, ma è altrettanto importante, se non forse di più, il come studiare. Allora, ecco delle linee guida che ti serviranno per affrontare questo corso nella maniera più efficiente. Tutte queste linee guida ovviamente si possono applicare ad ogni pattern ed esercizio che andiamo ad affrontare in questo corso. Prendiamo ad esempio questo pattern. Ok? Quindi molto semplicemente un pattern che utilizza 3 note per corda, ma ripetiamo le prime 3 note e poi andiamo a suonare sulla corda La lo stesso pattern. Il primo step che devi fare è imparare questa parola, questo lick, questa frase. Quindi assicurarti di aver imparato le note corrette e anche il pattern della plettrata della mano destra. Ovviamente se sei mancino sarà il contrario. Una volta imparato in maniera sommaria, come posso aver fatto adesso io, ok? Mi devo preoccupare di prendere consapevolezza delle singole mani. C'è un po' come fanno i pianisti. Quindi andare ad analizzare che cosa fa la mano destra. Ok? E verificare che il nostro orientamento della plettrata sia quello corretto, in questo caso downward pick slanting. Stessa cosa per quanto riguarda la mano sinistra. Possiamo utilizzare la tecnica del legato plettrando soltanto la prima nota o addirittura possiamo anche stoppare le corde in questa maniera. Una volta capito che cosa devono fare entrambe le mani, mettiamo anche un metronomo, ad esempio. Una velocità di 100 bpm in sedicesimi è una velocità relativamente comoda e andiamo a vedere di fare prima il pattern insieme. Sedicesimi sono così. Dopodiché vedere la mano destra e la mano sinistra. Per mia esperienza, molte volte il problema sta sempre nella mano sinistra, che non suona in maniera equidistante le note. Dobbiamo preoccuparci quindi di avere una ritmica efficace, proprio perché altrimenti nel momento in cui andiamo a reintegrare tutte e due le mani, quindi suonare sia con la mano sinistra che con la mano destra insieme, il nostro playing sarà, come dicono gli inglesi, sloppy, cioè saremo scordinati e il suono non sarà efficace. Quindi una delle cose a cui ti suggerisco di fare attenzione è proprio la ritmicità della mano sinistra. Per questo lo studio con il metronomo della sola mano sinistra può mettere in evidenza delle eventuali carenze ritmiche. Come abbiamo detto, quindi, proviamo a mettere di nuovo il metronomo e di suonare il pattern che dobbiamo imparare. Ecco, mentre sto suonando, mi devo rendere conto di tutte le eventuali imprecisioni che ci sono e cercare quindi di metterle a posto nella maniera che ti ho suggerito prima. Ora però non esagerare con il metronomo, ma stoppalo e prova a suonare autonomamente imitando più o meno la stessa velocità se riesci. Questo è importante perché dobbiamo cercare di sviluppare un timing interno e non dobbiamo dipendere né dal metronomo né da una backing track e neanche da un batterista se suoniamo con qualcuno.
Dopodiché, verificati questi primi step, proviamo a suonare il lick senza il metronomo e ad accelerare pian piano fino a vedere il nostro punto, diciamo, di crisi. Ecco, questo può essere, diciamo, il mio punto di crisi in questo specifico momento, per cui so che in quella parte lì comincio ad avere qualche difficoltà in più, per cui proverò a concentrarmi, a concentrare il mio studio e quindi mettere una velocità di metronomo che sia vicina a quella che ho raggiunto in maniera libera. E anche qui, una volta raggiunta quella velocità, proverò a studiare soltanto la mano destra e soltanto la mano sinistra per vedere se poi, una volta ricongiunte, posso superare anche quella barriera. Mi raccomando, controlla sempre che il peak slanting, in questo caso di tipo downward, sia corretto e che tu non stia facendo dei movimenti superflui. Il click rimane comunque un ottimo ausilio. Per quanto mi riguarda è meglio di una backing track per lo studio della tecnica. Io non sono troppo d'accordo con chi dice che si può studiare la tecnica anche davanti alla televisione, perché per quanto mi riguarda preferisco studiare in maniera più concentrata e per meno tempo piuttosto che stare così davanti alla televisione e fare dei movimenti. Credo che davvero lo studio sia attivo per quanto riguarda la tecnica, dobbiamo veramente capire cos'è che ci ostacola, osservandoci e cercare di superare quei limiti. Tuttavia, puoi usare anche la backing track di riferimento per testare la velocità che è richiesta poi per suonare l'assolo finale. L'assolo finale ha una velocità di 170 bpm, per cui puoi andare a misurarti direttamente poi con la backing track per vedere quanto sei ancora distante dalla velocità richiesta per il assolo finale. Un altro esercizio efficace è quello di provare a suonare la ritmica e poi provare ad attaccare il lick che stiamo studiando. Ad esempio, invento una roba. Proviamo ad aumentare la velocità. Ok, questo è un ottimo esercizio perché ci ricorda ancora una volta che il lick che stiamo studiando deve avere una ritmicità forte, per cui se noi suoniamo da soli, in pratica, aiutiamo il nostro sistema di cervello, mani, braccia, eccetera, ad andare a tempo e ad avere un fraseggio più efficace. Una delle cose più importanti, come ho detto all'inizio, è proprio quello di mantenere l'equidistanza dei sedicesimi in questo caso per avere un effetto sicuramente più fluido e più accattivante. Bene, tutte queste fasi che ti ho illustrato vanno, diciamo, alternate ciclicamente nella stessa fase di studio. Quindi io magari ti consiglio di suonare, per esempio, per un paio di minuti a mani separate, dopodiché un paio di minuti suoni di nuovo con le mani congiunte, con tutte e due le mani, un paio di minuti con il metronomo, magari un paio di minuti senza, o addirittura un minuto col metronomo, un minuto senza, oppure 30 secondi col metronomo, 30 secondi senza. E dopodiché provi a fare lo sprint e vedi da solo a che velocità riesci ad arrivare. Una volta raggiunta quella velocità, provi a mettere un metronomo che sia, diciamo, in quel range, così tu lo sai, te lo puoi anche annotare. Ad esempio, pattern 2, 140 bpm, ok? Quindi te lo annoti e sai che magari nelle tue future sessioni di studio quella è la velocità critica su cui devi verificare i tuoi progressi. Dopodiché puoi provare sulla backing track una volta che magari raggiungi una velocità paragonabile a quella di 170 bpm
E poi puoi provare anche a fare quest'ultimo esercizio che ti ho detto, di inventarti una tua ritmica e di suonare il lick in questione per rispondere a questa ritmica. Veniamo quindi adesso ai pattern in questione da studiare.